Quando fu a letto, il ranocchio venne saltelloni e disse: «Sono stanco, voglio dormire bene come te. Tirami su, o lo dico a tuo padre». Allora la principessa andò in collera, lo prese e lo gettò con tutte le sue forze contro la parete. «Adesso starai zitto, brutto ranocchio!» Ma quando cadde a terra, non era più un ranocchio, era un principe dai begli occhi ridenti. Mamma, avrei una che mi fa diventare un principe. E amore mio, è una favola, non può succedere nella realtà. Però ci insegna una cosa molto importante, che non tutto è come sembra. Mamma, ma Ranocchio è un principe? Esatto, amore mio, il ranocchio è un principe. Quello che noi vediamo non è sempre così. Vi ricordate ad esempio il primo giorno di asilo, quando non volevate giocare con Chiara e Giadina perché vi sembravano antipatiche? Poi ci avete giocato insieme e adesso siete diventate amiche, vero? Sì. E questa favola è proprio così. Quando sei intelligente e hai un cuore grande, riesci ad andare oltre e a vedere come sono fatte veramente le persone. Women in love, never, 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 never. Women in love, never, 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 never. Never, 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 never. Women in love, never, 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 never. Women in love. Questo è il business plan che abbiamo elaborato insieme ad Erika e Gabriel. C'è la bozza del sito, i preventivi dei costi e i loro giorni disponibili. Dagli un'occhiata, guardalo e poi mi raccomando fammi sapere. Perfetto, grazie mille. Ti sono veramente grata per tutto quello che stai facendo. Ma figurati. Ciao, Ciao. Ciao. non pensavo di trovarti qui. Mi stavi cercando? No, veramente sono qui per Chiara, stiamo guardando un progetto insieme. Ma tu non avevi la riunione per la radio? Sì, ma sono venuta per far colazione con Chiara. Ah, sì, però potevi anche avvisarmi. Anch'io ho i miei impegni. Lo vedo. Beh, non vorrei disturbarvi, quindi scappo, tanto delle commissioni da fare prima della riunione. Vi lascio i vostri progetti, di cui non sapevo nulla. Va bene. No, Simo, aspetta. Te ne avrei parlato. Sì, poi ci sentiamo. È sempre così permalosa. Ma non ti preoccupare, le passerà presto. Eccoci tornati dopo la pubblicità con Diva e Lesbica e la puntata speciale dedicata al trono. Per chi non sapesse di cosa si tratta, una volta a settimana in collegamento radiofonico ospito una ragazza single che è alla ricerca dell'amore o di qualsiasi altra cosa. Voi potrete intervenire durante tutta la trasmissione con messaggi o commenti, ma sarà solo lei a scegliere alla fine della puntata se sentire o meno una di voi. Ecco, se lo state pensando, sì, fate bene, sono la Maria De Filippi delle lesbiche. Prima di mandare la pubblicità eravamo in contatto con Giulia da Lecce. Giulia, ci sei? Sì, Rosy, sono qui. Ok, stavamo parlando delle tue passioni, la fotografia e i tatuaggi. Devo dire che sono due passioni poco comuni tra le lesbiche, Vabbè, lo so che sono un po' dei cliché, però evidentemente sono lesbica, quindi sono queste le mie passioni. E poi devo dire che da quando mi sono scoperta lesbica, scusa se mi ripeto, ma ho scoperto che ci sono tante cose su cui sperimentarmi. Teresa da Milano chiede esattamente cosa, ma io vorrei dire solo, ragazze, ma tutta a po', cioè io non ci tengo a sapere cosa. Vabbè, ma io non ero maliziosa, comunque se devo esserlo, sai che posso esserlo, l'hai visto prima della pubblicità. Comunque siamo ancora in fascia protetta, posso parlare? No, sì, siamo ancora in fascia protetta, quindi Teresa ci tiene tanto, ma se tu ci tieni altrettanto vi metterò in contatto a fine puntata, ecco. A me non interessa di Teresa, voglio te l'ho già detto prima. Sì, avevo intuito, infatti è proprio per questo che avevo mandato la pubblicità, sai? Se non posso avere te, almeno posso avere una che ti somigli. Allora lanciamo un appello per Giulia. Se siete simpatiche, belle, intelligenti e queen come me, fatevi avanti perché Giulia vi aspetta.
Ma sì ragazzi, vedete che una soluzione la troviamo. Ciao ragazze, scusate il ritardo. Figurati, tranquilla, sono arrivata anch'io adesso, ero al meeting con Sara. Anzi, si scusa se non è potuta venire, ma l'hanno chiamata con urgenza dalla sede di Londra. A proposito, com'è andato il meeting? Le sono piaciute le nostre idee? Sì, lei pensa che le nostre idee siano innovative per tirare su la radio. E quindi cosa ha detto? Concorda sul fatto che la radio sia forte perché è formata da belle persone, dalla bravura di Andrea in regia, le tue idee innovative, la tua voce brillante, il carisma di Rosy. Certo che la perdita di Alice è stato un duro colpo. Alice era comunque la colonna portante di questa radio e penso che per sostituirla ci vorrà qualcuno di degno. Sì, abbiamo già messo un annuncio sui social, oggi proveremo una ragazza e vedremo. Beh, se serve io vi do totale disponibilità per la trasmissione Women in Love. Grazie ragazze, purtroppo la situazione non è delle più rose. C'è bisogno dell'aiuto di tutte, però credo nel progetto, ci crede anche Sara e ce la faremo. Grazie a te per le belle parole. Ora volevo mostrarvi il nuovo programma che avevamo deciso di inserire io e Nicole, culinario, perché ultimamente sta avendo molto successo a quanto pare. Quindi si festeggia. Visto che domani rinasco, ho deciso di dare ufficialmente addio a Gabriella e ridare il benvenuto a Gabriel. Però visto che tu non puoi ubriacarti, ci penso io per te. Bella amica che sei. Vabbè, ma scusa, hai preso il vino? Sì, ma non si beve da soli. Vabbè, allora io taglio la torta. E io verso il vino. Sei preoccupato? Un pochino. Penso sia normale, però ne vale la pena. Lever è qui con voi anche questo pomeriggio a tenervi compagnia. Io sono Rox e questo è il mio non è debutto male, in radio. ha una bella voce. Sono un po' È molto emozionata. Fortunatamente non potete vedere le mie mani che tremano. A parte gli scherzi, ho scelto di fare il mio debutto oggi parlandovi di un tema a me molto caro. Ho scelto di parlarvi delle apparenze. Avete notato che i social sono pieni di gente felice o triste? Non ci sono vie di mezzo. Tristezza o felicità, entrambi esposti alla merce di tutti e di persone di cui poi spesso non ci importa nulla. Mostrare la nostra felicità e il dolore agli altri sembra sia l'unica cosa che conti. Ma quanto di quello che vediamo è vero? Quanto sembra qualcosa che in realtà non è? Io penso che non tutto è ciò che sembra. Ascolta, visto che siamo noi due, vedi di dirmi la verità, perché il discorsetto di lei era un bel discorsetto del cazzo. Conosco Sara e conosco te, quindi quanto siamo messe male? Ma no, siamo messe malissimo. Ecco. Sara vuole vendere assolutamente la radio, non crede più in questo progetto, soprattutto dopo la morte di Alice che era la colonna portante. Quindi se non trovo una socia che compri le sue quote entro fine mese, chiudiamo. Bene. Stiamo chiudendo, lo ricordo anche a te. Lo vuoi? Greta, sei tu. Così mi fai male, smettila. Lasciami. Che cazzo vuoi da me, Alex? Ti importa soltanto di questi. Vorrei che mia mamma fosse qui, a supportarmi come stai facendo tu. Lo so, ma sai anche che io ci sarò sempre per te. Dai, vieni qui. Quando ero piccola, mia mamma mi raccontava sempre la favola della principessa del ranocchio. Immagino che tu la conosca. Sì, certo. Ciò che amo di più di quella favola è che alla fine della storia la nostra natura è quella che conta. Tu puoi essere Gabriel o Gabriella, come Naveen poteva essere il principe o Ranocchio.
In apparenza possiamo essere chi vogliamo, ma ciò che conta è chi siamo davvero dentro. E tu sei una persona straordinaria. E io ti voglio bene per chi sei, e non per ciò che appare.